tutti ragazzi e bentornati, oggi siamo di nuovo qui a parlare di Cuphead Out of the Cards, il nuovo set di carte collezionabili che è stato creato e ideato da Dario Moccia e la Tomodachi Press, dedicato appunto al videogioco di Cuphead. È stato annunciato con un trailer ufficiale più o meno una decina di giorni fa rispetto ad oggi che sto registrando il video e ho fatto subito un video reaction proprio a questo trailer in cui dicevo un pochino la mia su questo set, che se volete potete recuperare. Proprio sotto a quel video, ragazzi, ci sono stati tanti complimenti sia nei confronti del set che per me, e quindi ringrazio tutti sia per le visioni che per i commenti che avete lasciato, ma ovviamente ci sono state anche delle critiche mosse soprattutto nei confronti del set e del mio ipotetico essere probabilmente un fanboy di Dario. Su questa cosa ci torneremo ragazzi, quindi oggi sono qui a parlare proprio di questa cosa, delle critiche che sono state mosse verso il set. Nel totale chill, quindi non mi interessa quanto durerà il video, cercherò ovviamente di farlo il più breve possibile, ma sapete che non è una cosa di quelle che mi riesce molto bene. E soprattutto ragazzi non vuole essere una polemica, ma una sorta di conversazione insieme a voi, poi se volete la continueremo qui sotto nei commenti, nella totale tranquillità e nel totale rispetto. Vi chiedo scusa fin da adesso se muoverò un pochino gli occhi da una parte e dall'altra, perché da una parte ho degli appunti che mi sono scritto ovviamente, e dall'altra invece leggerò proprio i commenti, che sono fondamentalmente tre, quelli che ho ritenuto essere più interessanti, e che quindi vi comincio a leggere in questo momento. Il primo è del Musti, del canale Il Musti, che vi invito a seguire, che ringrazio e saluto tantissimo. Ciao Musti, che è stato molto educato nell'esprimere la sua opinione, quindi grazie a maggior ragione Musti, che ci dice: ho acquistato il promosso Disney Anthology a pieni voti, pur avendo qualche difetto come collezione, ma sto giro non comprerò Cuphead perché semplicemente non ho mai giocato al videogioco e non mi interessa il brand, di conseguenza non lo comprerò solo perché dietro ci sta Darione. Per quanto riguarda la collezione non vedo grossissime novità a differenza di Anthology, alcune scelte tipo le carte pop-up non le condivido. Allora, grazie intanto ancora Musti per il commento, sempre molto educato. Allora, per risponderti, sono contento che tu abbia acquistato e apprezzato Anthology perché secondo me, lo ripeto, è un set da acquistare, una volta acquistato non può che essere apprezzato, a parte, come dici tu giustamente, qualche difetto che secondo me, come ho detto anche in altri video, non è da attribuire a Dario Moccia quanto invece a Panini, che per fortuna nel set di Cuphead non c'entra più nulla. Per quanto riguarda la tua scelta di non comprare Cuphead perché non conosci il brand, anche questa è una scelta rispettabilissima, seppur io ti dico, secondo me dovresti dargli una possibilità se ti piacciono le carte dal punto di vista artistico, perché è successo anche per altri progetti, anche per altri ambiti, e sta succedendo tuttora proprio con Cuphead, che dopo l'uscita del trailer di Cuphead Out of the Cards tante persone hanno recuperato proprio il gioco, hanno giocato il gioco, lo stanno apprezzando, lo stanno odiando in certi versi per la sua difficoltà, però ecco, succede anche questo, quindi magari potrebbe essere un'occasione in più per te per recuperare un bel set di carte, che secondo me è un bel set di carte, e poi appunto scoprire quel fantastico videogioco che è stato e che è ancora Cuphead. Per quanto riguarda invece la varietà, voglio soffermarmi più, per quanto riguarda il commento del Musti, su questa cosa qui. Sono d'accordo ma anche no, nel senso che innanzitutto voglio vedere le carte una volta uscite, quando farò l'unboxing voglio vedere, non mi piace giudicare prima, io posso giudicare gli artwork, che secondo me sono meravigliosi, come ci si poteva aspettare da Dario Moccia e da un progetto come Cuphead, perché il mondo di Cuphead è meraviglioso secondo me, ma al di là di quello anche la varietà a me sembra più che buona. Anthology, se non mi sbaglio, magari correggetemi se sto sbagliando perché vado molto a memoria, aveva più o meno una decina di varietà di carte differenti, tutto incluso. Cuphead io ne conto più o meno 8, 9, giù di lì, quindi sì, ok, non c'è la stessa varietà di Anthology, ma non è detto che debba essere sempre un crescendo come varietà. È un altro set, una cosa a parte, io stesso l'ho definito un Anthology 2.0 con il punto interrogativo, perché comunque prende secondo me gli elementi migliori di Anthology, anche perché Dario è forte appunto di un progetto che ha funzionato ed è uscito praticamente 2 mesi fa, poco più di 2 mesi fa, e quindi perché abbandonare i punti forti, i cavalli di battaglia di un progetto che ha funzionato
ha fatto bene secondo me a prendere le parti che sono riuscite di Anthology per cercare ulteriormente di fare un passo ancora di più, un passo in avanti per migliorare quel suo stesso progetto, sebbene si tratti comunque di un altro argomento, Cuphead, che non c'entra niente o poco niente con Disney. Quindi, secondo me la varietà sì, uno potrebbe dire però Anthology era più vario, c'erano delle varietà di carte in più, magari sì, però secondo me è un set completamente a parte che va analizzato come set a parte. Ci saranno appunto le parallel, quindi ogni carta sarà disponibile anche nella sua versione parallel. Le contract, che sono 18, le milestone, che sono 9, le sell cards, che sono 9 più 9, le parallel concept art, che sono 160, che vanno un pochino ad unire quelle che sono le canvas come materiale, poi molto lontanamente, e le sketch di Anthology. Le memorabilia, su cui ancora non si sa benissimo nulla di certo, che sono per esempio le ceramic e le fish. E magari ci sarà anche qualcos'altro. Dario appunto qualche giorno fa ha anche mostrato una chicca stupenda che dopo magari vediamo insieme, del tabellone di Mr. Dado, quindi 9 carte che vanno a creare una composizione di quello che è il gioco di Mr. Dado. Quindi insomma, io aspetterei per giudicare queste cose qui, aspetterei quando usciranno i box e quando si avrà definitivamente una lista completa delle carte di quello che è tutto il set. Però, comunque, molto rispettabile la tua opinione, Musti, e grazie ancora. Scusate la brevissima interruzione ragazzi, ma mi sono reso conto in fase di montaggio di non aver risposto all'ultima parte del commento del Musti, quella relativa alle pop-up card. Siccome non è stato l'unico a dirmi che quella tipologia in particolare di carte non era stata apprezzata, volevo dirvi la mia. Io non so perché abbia dato così tanto fastidio quella caratteristica delle pop-up. Probabilmente, anzi così mi è stato detto, è proprio perché serviranno 2 carte dello stesso personaggio, della stessa tipologia, per poter permettere ad una carta di essere esposta nel box che farà da teatro e l'altra invece andrà messa nel binder. Però ragazzi, secondo me sono delle carte normalissime che vanno trattate da tali. Sono solo delle carte normali che hanno una funzione in più, come le Glow in the Dark, oppure ci sono delle collezioni che hanno delle carte in metallo, o altre che hanno 3 fasi delle illustrazioni, cioè carte che si aprono a ventaglio e diventano 3 carte in una. Insomma, ci sono delle carte che hanno delle caratteristiche in più e che quindi magari meritano di essere esposte in un contesto diverso da quello del binder, ma ci sono sempre state ragazzi, però ricordatevi appunto che vanno trattate da carte normalissime che hanno una caratteristica in più. E questo succede per tantissime cose, quindi anche il fatto stesso di voler esporre una carta in vetrina anziché metterla nella collezione è praticamente la stessa cosa, quindi non capisco l'accanimento verso questa tipologia di carte che secondo me invece sono molto originali e vanno apprezzate, scusate, per quello che sono. Invece andiamo sul secondo commento che ha dei toni decisamente differenti, perché dice mi fa sempre molto sorridere come basta che lo dica Dario e allora è tutto figo. Tra l'altro con sempre le belle risposte che ti danno lui e i suoi collaboratori a ogni dubbio che viene chiesto. Vabbè. Mi state dicendo che per soli 20 euro in meno rispetto a Disney Anthology ci sia un set di carte più figo? Almeno in Disney Anthology mi veniva garantita una medallion card rinchiusa in uno astuccio ultra pro con sigillo bla bla bla, una memorabilia sempre garantita. Si potevano trovare card disegnate e autografate da artisti disneyani veri, qua invece ho 2 tipologie di carte che non sono altro che card componibili già viste e riviste, e già fatte in quantità industriale da non so quante ditte che producono card. Del resto sono curioso sulla qualità del prodotto visto che continuo a ripetere della sua perfezione, ma direi non sia partito benissimo, il trailer è troppo confusionario. Allora, qui ci sono molte più cose di cui parlare, però cercherò di riassumere il tutto ragazzi, anche perché mi sa che già come registrazione siamo parecchio in là. Allora, mi fa molto sorridere come basta che lo dica Dario allora è tutto figo. Come rispondevo anche nella sezione commenti a questo ragazzo, che tra l'altro comunque saluto, non c'entra niente, basta che lo dica Dario è tutto figo. Qui questo è l'argomento cardine, l'argomento madre che utilizzano soprattutto gli hater di Dario Moccia, ma basta che qualcosa lo fa Dario e quindi è tutto. Ma a te piace quello che fa Dario soltanto perché sei un fanboy, soltanto perché l'ha detto Dario, soltanto perché l'ha fatto Dario.
Raga, allora, secondo me bisogna un attimino scindere le due cose. Un set di carte o di qualsiasi cosa sia, se è fatto ed è fatto con i giusti criteri, i giusti crismi, la può aver fatto Dario, lo può aver fatto Ciccio, lo può aver fatto Tizio, a me non interessa niente, a me chi l'ha fatto l'ha fatto. È un set che io reputo un bel set, con una buona varietà di carte, con una bella rappresentazione artistica e tutto il resto, con un buon materiale, ovviamente, una buona qualità, un buon box. Quindi ci sono tanti elementi che vanno a costituire un set e non solo perché l'ha fatto Dario. Io non parlo in quel video, come dico anche a lui, non parlo di perfezione. Per dire questo set è perfetto devo averlo in mano. E io non ce l'ho in mano. Io ho visto un trailer che tra l'altro dice molto confusionario, ma ragazzi io non so questo ragazzo che trailer abbia visto, perché il trailer secondo me è stupendo. Dura 5 minuti, c'è un'introduzione che mostra appunto come queste carte non siano nate dal nulla, da un semplice disegno, ma dietro c'è tutto un altro lavoro, c'è un lavoro di scultura, murales, c'è arte dietro questo set. E Dario Moccia mi sembra che abbia dimostrato in più occasioni di sapere quello che fa e sapere di che cosa parla. Poi, se ti stai riferendo invece a me, e dico a questo ragazzo che ha scritto questo commento, che sono un fanboy oppure che dico queste cose soltanto per cercare di attirare l'attenzione di Dario, ti stai sbagliando alla grande perché, prima di tutto, a Dario non interessa chi lo difende e chi parla bene dei suoi progetti. Lui stesso ha detto in più occasioni che a lui interessa più chi parla male dei suoi progetti, chi critica i suoi progetti, perché quelle sono le cose da cui lui può imparare, può trarre qualcosa. Di complimenti ci saranno migliaia e migliaia di persone che gli fanno i complimenti, quindi io che sto qui a difendere, tra virgolette, un suo set, a lui non gliene frega niente, a lui interesserebbe più se io lo criticassi. E quindi io, se volessi il favore di Dario, se volessi, diciamo, cavalcare l'onda della sua celebrità, diciamo, io mi potrei inventare qualsiasi cosa, potrei insultare il suo set e dire che fa schifo, invece sono qui a dire quello che penso sul serio. Quindi questa purtroppo è una cosa che viene sempre messa in mezzo un pochino quando si parla di Dario o comunque di personaggi famosi come lui. 20 euro in meno rispetto a Disney Anthology, un set di carte più figo. Oddio, non sono i 20 euro che fanno un set di carte più figo e nessuno ha detto che è più figo di Anthology. Io ho solo detto in più occasioni che secondo me comunque con 20 euro in meno, visto che una delle critiche ad Anthology è stato proprio il prezzo, in questo caso sì, con 20 euro in meno il set è più accessibile e ricordiamo che ci sono più del doppio delle carte che trovavamo in Anthology. 64 card in Anthology divise in 6 pacchetti, più ovviamente c'era la medallion, la memorabilia. In questo caso stiamo parlando invece di 20 pacchetti da 7 carte ciascuna, che fanno 140 carte, quindi più del doppio. Ok, la memorabilia non è garantita, ma ragazzi, io non so che cosa voi vi aspettate da un set di carte. 140 carte in un box a 120 euro sono comunque meno di un euro a carta e secondo me sono tanta roba vista la qualità che abbiamo visto in Anthology e che sembra essere riproposta, sembra che sarà riproposta anche in questo cappello. Quindi, come al solito mi allungo tantissimo ragazzi, ma non è che 20 euro in meno fanno sì che il set sia migliore, è sicuramente più appetibile perché costa di meno. A rendere il set migliore, ma non poi anche il concetto migliore, peggiore, non è che si debba andare sempre meglio, si spera che si vada sempre meglio, ma c'è da analizzare Cuphead Out of the Cards come un set a sé e non per forza derivativo da Anthology. Lo sarà, perché lo ripeto, prenderà degli elementi migliori da Anthology perché sono dei cavalli di battaglia che porterà avanti Dario, giustamente secondo me. Però è un set a parte, quindi va analizzato Cuphead in base al prezzo, che comunque è quello che interessa, voi non vuoi tutti quanti, qualità delle carte, qualità dei materiali e varietà. Anche la varietà, la memorabilia non è garantita, ok, ma ci danno appunto più del doppio delle carte, quindi probabilmente serviranno meno box per completare la collezione, un altro dei difetti che tutti dicevano, oh mio Dio non riesco a completare la collezione perché servono più box di quelli che ha detto Dario che aveva detto 3 box. Quindi raga, cerchiamo di trovare magari non sempre la critica, ma cerchiamo di prendere il bello di quello che sono le novità, quelli che sono i set che vengono annunciati, che siano stati fatti da Dario Moccia o no, perché poi la maggior parte di voi che guarderà questo video, che comunque ha visto anche il mio video precedente e che probabilmente ha commentato,
è abituato poi a comprare set di carte Pokémon, Magic, eccetera, e lì davvero ci sono artwork riciclati da anni e anni. Le carte sono di carta, non hanno nessun effetto particolare, e lo dico da collezionista Pokémon, e lo saprete se seguite il mio canale. Io colleziono un po' di tutto, dalle Kaiou di Naruto alle carte Pokémon, ad altri tipi di carte. A me piace tutto, piace tante cose, piacciono, quindi sono ignorante, ma so più o meno, un pochino di esperienza quella me la sono fatta, e la varietà eccetera, se collezionate Pokémon non potete cercarmela, soprattutto se sono dei box di Pokémon che costano 180 euro, ma anche di più, soprattutto non parliamo dell'ultimo periodo, quella è una cosa a parte. Però ragazzi, io direi che 120 euro per una cosa del genere, che sembra promettere benissimo, è più che accettabile. Poi gli artisti disneyani veri, io questa cosa nemmeno mi ci soffermo, perché come se gli artisti oltre i 70 artisti che hanno collaborato per la realizzazione di Cuphead Out of the Cards fossero dei cretini. Però vabbè, questa è una cosa a parte. Comunque sono curioso della qualità del prodotto, bene, quindi spero che comprerai comunque dei box anche tu per renderti conto appunto una volta uscite come saranno le carte. Il trailer è troppo confusionario. Ragazzi, io penso che un trailer così ben fatto, con una voce che ha colpito al cuore un po' tutti noi, almeno quelli della mia età, degli anni 90, insomma, io penso che meglio di così non si poteva fare, viene tutto spiegato bene, graficamente si vede tutto, si vedono anche le carte, viene fatto vedere anche la carta olografica come può essere o come no, molto sulla falsariga, diciamo, di quello che era stato quello di Anthology, anche quello chiarissimo, bellissimo. Io raga, più di questo non so che cosa fare, che cosa dirvi. Ma l'ultimo è bellissimo, perché inizia con questo ragazzo che commenta ba ba ba. E già, questo è la sintesi di quello che sarà più o meno il commento. Ok, a quel punto io rispondo giustamente con in che senso, e poi ovviamente, come è giusto fare, ci sono varie criticità in caps lock per affermare la propria idea in modo ancora più determinato su questo set. Allora gli chiedo giustamente di argomentare, e il ragazzo dice: ci saranno artwork riciclati da Disney. Poi ancora sta storia che chi non lo conosce può essere un eventuale compratore del set, Poi il prezzo vabbè, storia a parte, ma lo poteva mettere anche a 200, tanto si aggirano facile. Allora, al di là del commento scritto un po' così, 3 cose velocissime. Artwork riciclati da Disney, in che senso? Cioè, Cuphead e Disney sono 2 argomenti totalmente diversi. Forse io sono ignorante dal punto di vista artistico, forse qualche elemento artistico che può combaciare, non lo so ragazzi, questo ditemelo voi che sicuramente ne sapete di più. Però artwork riciclati da Disney Anthology non vedo come possa essere possibile. Lo stile della carta può essere simile a quello di Anthology, con il contorno colorato, ma già Dario ha espresso più di una volta il concetto che lo stile di Cuphead viene ripreso dai menu di gioco, e poi c'è una cornice colorata normalissima come c'è in tantissime altre carte, con una sorta di pergamena con il nome del personaggio che viene ritratto nella carta. Non vedo cosa ci sia di strano o di copiato da Anthology. Come ho già detto prima, gli elementi migliori di Anthology sono stati presi e messi in un nuovo set, ed è giusto secondo me che sia così. Artwork riciclati proprio non credo. Poi la storia che chi non lo conosce può essere un compratore. Io l'ho detto anche prima, Cuphead, anche se molte persone pensano che sia un videogioco di seconda fascia, Cuphead ha venduto milioni e milioni di copie. Nel 2022 non sono riuscito a trovare dei dati più aggiornati, ma fino al 2022 aveva venduto 5 milioni di copie, soltanto il DLC ne ha venduti più di 2 milioni. Quindi diciamo che non è una nicchia veramente piccolissima quella di Cuphead. E poi, sinceramente, può essere, non è così utopico il fatto che una persona possa apprezzare delle carte, vuoi perché l'abbia fatto moccia, perché ci sta che qualcuno le compri perché vuole bene a Dario e quindi gli vuole dare fiducia, ma cosa c'è di male? O vuoi perché oggettivamente quelle carte sono belle, le voglio comprare, mi voglio comprare un box, mi piacciono gli artwork e quindi mi dedico al videogioco.
non so che cosa ci possa essere di così strano e utopico in quello che sto dicendo. Per quanto riguarda invece, poteva anche 200, tanto si aggirano facile, forse lui voleva dire che le persone che sono fan di Dario Moccia si aggirano facile, si aggirano facilmente, quindi poteva metterlo anche ad un prezzo molto più alto e l'avrebbero comprato lo stesso. Io probabilmente l'avrei comprato lo stesso, ma non perché si tratta di Dario, per quanto a me piace Dario e tutto il resto, quindi, ma non significa necessariamente esserne un fanboy. Ma io l'avrei preso perché a me queste carte piacciono proprio, è diverso. Le carte, vi dico, magari faccio passare qualche immagine qui a schermo, ma le carte, ragazzi, sono davvero belle. Ora, 200 magari avrei avuto qualcosa da ridire, forse sarebbe stato un prezzo troppo alto, ma si aggirano facile, io penso che questa sia una cosa proprio di cattivo gusto, perché sembra che tutti quelli che comprano questo set, oppure che siano i fan di Dario, siano dei cretini che quindi vengano raggirati da Dario perché comprano il suo set. Quindi, questo commento comunque l'ho lasciato alla fine proprio perché si commenta da solo, ragazzi, quindi ecco qua. Un'altra piccolissima interruzione, ragazzi, vi assicuro che è l'ultima, ma questa cosa andava detta. In questi giorni è stata mossa un'altra critica nei confronti di Dario, perché molti lo hanno accusato di aver detto una cavolata quando ha detto che Cuphead, il nuovo set in preordine, ha venduto più del preordine di Anthology nei primi 3 giorni, se non mi sbaglio. Molti hanno detto che è una bugia, è uno stratagemma usato da Dario soltanto per poter vendere di più, per esaltare ancora di più il suo successo con questo set. Ma io vi dico che secondo me queste persone si sbagliano alla grande. Perché? Perché queste persone dicono è impossibile che Cuphead abbia venduto più di un colosso come Disney. Io ho diversi motivi che mi fanno capire che in realtà i dati sono veri, quelli che ha detto Dario, perché ci sono su diversi piani, insomma. Il primo è che sottovalutate Cuphead. Cuphead ha avuto un grandissimo successo, in tantissimi si sono innamorati del gioco e tantissimi lo amano anche dal punto di vista artistico. Ovviamente non è Disney, su questo vi do ragione, però ragazzi è pur sempre un brand di successo. 2. Molti che magari all'inizio, perché parliamo sempre dei dati dell'inizio, ok, dei primi 3 giorni, erano un po' titubanti sull'acquisto di Anthology, anche per il prezzo e quant'altro, adesso il prezzo è più accessibile e soprattutto sono tutti forti della qualità che hanno visto in Anthology. E quindi se una persona ha acquistato un box di Anthology, magari per prova, eccetera, eccetera, in questo caso magari ne acquista di 2, 3, perché è forte di quello che ha già visto nella sua esperienza pregressa con Anthology. Anche questa cosa non è da sottovalutare. E poi, raga, c'è la parte peggiore, che è quella di vederci un possibile guadagno economico. Non è colpa di Dario, ma è così che funziona purtroppo il collezionismo, soprattutto nell'ultimo periodo. Dopo che tanti hanno visto quanto successo ha fatto Anthology e soprattutto a quanto venivano rivendute certe carte e certi box, raga, alcuni magari hanno visto in questo nuovo set di Dario un'opportunità di tipo economico e quindi l'hanno acquistato di più. È una cosa bruttissima, lo so, però purtroppo c'è anche questa libertà, insomma, di poter fare anche queste cose. Quindi tutti questi fattori messi insieme, secondo me, vanno a giustificare le vendite aumentate rispetto a quelle di Anthology, senza sottovalutare il fatto appunto che, vista la qualità di Anthology, questa è la cosa che ci tengo di più a sottolineare perché secondo me è importante, molti, vista la qualità di Anthology, hanno voluto dare ancora più fiducia a Dario e quindi si sono buttati su questo set che secondo me comunque merita tantissimo. Detto questo, io volevo fare una piccola conclusione, il video sarà durato tantissimo, raga, ma sti cazzi, non fa niente, avete chiuso già i primi 3 minuti. Cerchiamo, secondo me, ragazzi, al di là se questo set ci piacerà, non ci piacerà, quando uscirà lo scopriremo. Fine maggio è l'ultimo termine, quindi a fine maggio apriremo i box, li aprirò anche io sul canale e scopriremo bene quale sarà la qualità effettiva di questo set, oppure la qualità comunque soggettiva, perché ricordiamoci sempre, spesso ce ne dimentichiamo, che le opinioni singole sono importanti, ma sono comunque sempre opinioni singole dell'individuo e non sono dati oggettivi, quindi quello che piace a me potrebbe non piacere a milioni di persone e viceversa. Ma soprattutto cerchiamo per una volta di apprezzare quello che ha fatto la Tomodachi Press, che invece di portare magliette o tazze con il logo del canale, per una volta scusate, faccio un passo indietro perché potrebbe essere fraintesa sta cosa, invece di, come fanno tanti altri, di
portare tazze e magliette con il logo del proprio canale o cose abbastanza, diciamo, inutili, se posso dire. In questo caso sia Dario che la Tomodachi Press, anche Molinaro con Mangaka 96, insomma stanno dando un contributo serio a quello che è il panorama artistico e soprattutto in questa parte nerd, in questa nicchia nerd a cui siamo tanto appassionati. Lo sta facendo Dario con le sue carte, lo sta facendo la Tomodachi con le sue carte, con i progetti futuri che farà. E quindi raga, cerchiamo di apprezzare queste cose e non di buttare merda sempre addosso soltanto perché l'ha fatto Dario, soltanto perché non ci sta simpatico, soltanto per chissà quale altro motivo. Cerchiamo di capire che sta portando anche lustro all'estero con questi progetti e determinate cose, determinati progetti se li prende a carico lui e la Tomodachi Press perché tanti altri non avrebbero avuto né la voglia né la passione per fare qualcosa del genere. Quindi cerchiamo di apprezzare, non sempre di sputare addosso a determinate cose perché questa cosa non ci piace, perché quella carta secondo noi è così, perché la varietà non ci piace, perché il prezzo è troppo alto e quant'altro. Quando invece, raga, siamo abituati, e lo ripeto, a comprare carte da scalper, da cose, da altre realtà e altre produzioni che non vi sto a ripetere, che veramente fanno ridere rispetto a quello che ci sta offrendo in questo momento la Tomodachi Press. Quindi raga, fatemi sapere che cosa ne pensate, avrei avuto da dire tantissime altre cose, magari ne possiamo riparlare in live o in un altro video, questo non lo so, però questo è quello che penso. Spero che vi sia piaciuto il video, anche se è stato troppo lungo, e ci vediamo come al solito in un prossimo video. Ciao raga, a presto.